Processo d'appello per i fratelli Bianchi, decade l'ergastolo, adesso hanno ricevuto 24 anni di carcere. Ovviamente l'ergastolo, per capirci, tanti pensano sia il carcere a vita. In realtà non è un vero e proprio carcere a vita, perché il normale ergastolo, non quello ostativo, beneficia di tutta una serie di premi, sconti, possibilità di usufruire dei permessi premio, lavoro all'esterno, che dopo un tot di anni si accumulano. Per esempio, nella peggiore delle ipotesi, con l'ergastolo normale, già dopo 20 anni è possibile chiedere la semilibertà. Significa che se non hai fatto particolari casini, puoi uscire per il lavoro e ritornare la sera. E dopo 26 anni puoi chiedere la libertà condizionale. Significa che se hai un lavoro all'esterno e hai un luogo dove andare a dormire, in teoria sei fuori dal carcere. Perciò i 24 anni di carcere sono sicuramente un'attenuazione della misura, perché in ogni caso con l'ergastolo avresti beneficiato comunque di tutta una serie di vantaggi, ma avresti dovuto dimostrare nel tempo innanzitutto di essere disponibile a essere recuperato, lavorare, andare fuori, semilibertà, libertà condizionale, permessi premio, devi chiedere tutto. Invece con questa pena attuale, dopo 24 anni, ma molto prima, perché ci sono i vari sconti di pena, è possibile chiedere queste misure con un maggior anticipo, i fratelli Bianchi saranno fuori prima. Molta gente è rimasta male perché la prima condanna dell'ergastolo, visto che c'era questa grande bolla mediatica, ha fatto sì che la gente a un certo punto dicesse: ah, bene, finalmente è arrivata una condanna esemplare. Anche Belleggia e Pincarelli avevano preso, secondo me, delle condanne esemplari che sono rimaste invariate per loro. Solamente Fratelli Bianchi hanno avuto, tra virgolette, questo sconto di pena. Ma in realtà le carte in tavola per avere l'ergastolo c'erano tutte, semplicemente perché c'era un omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Poi lì in mezzo c'è anche un discorso di rissa, di violenza, perché non è che hanno picchiato solo Willy, lì botte sono andate da tutte le parti, ci sono stati sicuramente altri reati minori che si andavano ad accumulare. Ovviamente non faccio il magistrato, non ho interesse a farlo, però volevo semplicemente esprimere questa mia opinione sul fatto che l'ergastolo è venuto meno e che le persone, da un certo punto di vista, sono rimaste deluse da quello che poi è la giustizia, perché in Italia noi abbiamo una certezza: quando si tratta di qualcosa di cruento, di brutto, per il quale vorremmo vedere una pena esemplare, spesso non puoi dire: ah, che bello che già in appello ti ritrovi una situazione diversa. Ovviamente quello che hanno detto i difensori dei fratelli Bianchi è che ricorreranno in Cassazione, perciò il terzo grado di giudizio. Cosa succederà in Cassazione sarà importantissimo, perché al di là che quella è la definitiva, quando in Cassazione c'è un provvedimento, una pena, eccetera, viene anche utilizzata in fase difensiva come indicazione di quello che poi è stato il giudizio. Io personalmente, vi devo dire la verità, mi aspettavo che sicuramente in appello venisse ridotta questa cosa, perché il colpo d'occhio lì al momento dell'ergastolo ha fatto gioire tante persone, in particolare i familiari. Però è anche vero che difficilmente viene dato un ergastolo così. Sicuramente lì il discorso mediatico ha aiutato tanto. Personalmente io credo che la condanna dell'ergastolo fosse una condanna giusta, però questo è un discorso che lascia il tempo che trova. A oggi 24 anni di carcere sono tanti, non saranno mai 24 anni, magari li rivedrete in giro molto presto anche a livello lavorativo, e la speranza è proprio che la carcerazione, la pena, quello che è successo li porti ovviamente a pensare, a migliorarsi, ad essere recuperati, perché è vero che quello che è successo è stato un brutale pestaggio che ha portato alla morte di un ragazzo, ha fatto tanto discutere. È stato fatto il famoso parco Willy Monteiro a Roma, poi è stata devastata la targa a lui dedicata e mai ripristinata. Se ne è parlato tanto ed è diventato anche un simbolo di un ragazzo che in ogni caso, non avendo quella prestanza, quella stazza, si è comunque sacrificato per difendere un amico e ci ha rimesso la vita. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Io personalmente, ripeto, sono un pochettino deluso, però che vi devo dire? Alla fine
per le condanne italiane medie ci può stare. Sicuramente quello che c'è da capire è come la condanna dei fratelli Bianchi sia così vicina a quella di Pincarelli e Belleggia, che in teoria hanno avuto un ruolo minore. Stiamo parlando addirittura di 1 anno di differenza in un caso e di 3 anni di differenza nell'altro. Perciò va valutato bene e secondo me bisogna attendere il grado di giudizio della Cassazione.